Oggi vi portiamo con noi nel cuore delle foreste bavaresi. Seguendo il percorso del Danubio visiteremo antiche città e cammineremo in una natura straordinaria. Qui la vita sembra muoversi più lentamente, tra fitte foreste, colline verdi smeraldo e fiumi che scorrono tranquilli. I piccoli borghi hanno case colorate, botteghe artigiane e un fascino tradizionale, ma è la natura la vera protagonista. Ci sono così tante camminate e attività da poter fare in Baviera orientale e non vediamo l'ora di raccontarvi tutto il nostro itinerario. È la prima volta per noi in questa zona della Germania, ci è sembrata da subito una meta perfetta per l'autunno. Ritiriamo la macchina a noleggio all'aeroporto di Monaco e iniziamo a guidare, direzione Kelheim. Stiamo attraversando dei paesaggi splendidi, vorremmo già fermarci ogni 100 metri per fotografare certi scorci. In questi giorni di viaggio i fiumi saranno una costante, soprattutto il Danubio, ed è proprio dalle sue sponde che inizia la giornata. Questa mattina siamo partiti da Kelheim per fare un breve tratto sul Danubio, su una crociera fluviale. Da questa zona infatti partono navi molto più grosse di questa, ovviamente, che vanno fino a Vienna e anche a Budapest. Durante i 45 minuti di navigazione abbiamo attraversato una gola chiamata Donau-Duschbruch. Perdonate la mia pronuncia tedesca che sarà sicuramente terribile. Strette pareti di pietra calcarea hanno creato uno scenario molto suggestivo, uno dei più iconici della regione. Gli alberi che abbiamo tutto intorno stanno cambiando colore e sono una meraviglia. La nave procede molto lentamente e possiamo goderci veramente il paesaggio. La nostra destinazione finale è l'abbazia di Weltenburg, è il monastero più antico di tutta la Baviera. Fondata intorno al 600 d.C., il suo cuore è senza dubbio la chiesa barocca, piccola ma molto scenografica, piena di stucchi, sculture e dettagli dorati. Il nome Weltenburg potrebbe essere familiare ad alcuni di voi. Infatti, qui è presente un birrificio monastico, tra i più storici e famosi al mondo, dove i monaci producono ancora oggi la loro birra seguendo ricette secolari. Ci fermiamo per pranzo nel ristorante all'interno dell'abbazia. Abbiamo preso una buonissima crema di zucca e un pretzel, il primo di una lunga serie, ne siamo sicuri. Dopo la pausa riprendiamo il cammino. Per attraversare il Danubio in questo punto non esistono ponti. In estate ci sono imbarcazioni di legno di fronte al complesso, ma in questo periodo dell'anno l'unico mezzo di trasporto possibile è la chiata che si trova a 900 metri più a sud. È legata ad una fune e viene spinta a mano dal nostro traghettatore. Al momento ci siamo solo noi, ma può trasportare anche una macchina all'occorrenza. Non è una cosa che si vede tutti i giorni, insomma. Arrivati sull'altra sponda, imbocchiamo il sentiero numero 1. Per tornare alla macchina abbiamo deciso di non prendere il traghetto perché avrebbe fatto lo stesso giro di stamattina. Torniamo a Kelheim a piedi, sono 6 km, sentiero tutto in piano che costeggia il Danubio. La prospettiva da questo lato è decisamente migliore, c'è una pace incredibile. Camminiamo per un po' paralleli allo scorrere dell'acqua prima di inoltrarci nel bosco e iniziare a salire lungo la scalinata. Le indicazioni sono estremamente chiare, è praticamente impossibile perdersi. La foresta del parco naturale dell'Altmühltal è veramente bellissima. Ogni tanto arriva qualche timido raggio di sole attraverso gli alberi che illumina tutto. Non perdetevi le indicazioni per il viewpoint, lo troverete sulla vostra destra. Prima vi ho detto che il sentiero sarebbe stato tutto in piano, però forse un pochino di salita c'è, però direi che per una vista del genere ne vale la pena. Il panorama da questa sporgenza è stupendo. Vediamo Weltenburg e l'ansa del Danubio che sembra abbracciarlo. Il contesto naturale in cui ci troviamo ci piace moltissimo. Quando torniamo a livello fiume, con una discesa non troppo ripida, il paesaggio cambia ancora. Passiamo sotto le rocce che formano il canyon e facciamo una bella passeggiata per tornare al nostro punto di partenza.
Presa la macchina, guidiamo fino al castello di Prun, che domina la vallata dall'alto. Costruito su una rupe a 70 metri di altezza, è immerso nel verde, proprio di fronte al fiume Altmühl, che sembra quasi fargli da fossato. Potete anche raggiungere il castello in macchina se volete. Un piccolo agglomerato di case e baite anticipa la costruzione. La vista da quassù è incredibile nonostante la foschia. Probabilmente con il bel tempo avrebbe reso un po' di più, ma non si può sempre avere tutto. Giusto per informazione, il costo del biglietto d'ingresso è di 6 euro. C'è una visita guidata di 45 minuti e all'interno è vietato fare foto e video purtroppo. Salutiamo Prun e andiamo a Regensburg, in italiano Ratisbona, prima fermata al nostro hotel per il check-in. Nonostante sia vicinissimo al centro, anche qui gli alberi non mancano di certo. Abbiamo una bellissima vista sul cortile interno dalle nostre finestre. Usciamo dopo pochissimo perché vogliamo avere il tempo di vedere la città prima che diventi troppo buio. Quello che ci colpisce subito è la bella via centrale, con le case tutte diverse e dipinte con colori pastello. Ma è sulla sponda opposta del Danubio che si trova la parte più autentica della cittadina. Camminiamo tra le belle vie lastricate fino alla Porta Pretoria, portale romano risalente al 179 d.C. Pensate che è uno degli edifici romani più antichi esistenti a nord delle Alpi. Pochi passi e siamo davanti alla grandiosa cattedrale di San Pietro, un'opera di grande importanza per l'architettura gotica. Parte della facciata purtroppo sta subendo dei lavori di restauro, ma resta comunque magnifica anche all'interno. Durante la Seconda Guerra Mondiale Ratisbona non era un obiettivo strategico rilevante, grazie anche alla sua posizione geografica, e per questo è stata risparmiata dai bombardamenti. Solo l'8% della città è andato distrutto. Oggi siamo veramente fortunati a poter passeggiare tra splendidi edifici storici. Sono visibili ancora molte delle torri che caratterizzavano lo skyline del centro, già dal Medioevo. Ci fermiamo a fare uno spuntino con qualcosa di veramente tradizionale. Siamo nel locale più vecchio di Ratisbona e tra i più antichi dell'intera Germania. Qui vengono serviti dei panini con salsiccia tipica solo della città, krauti e senape dolce. La ricetta sembra sia sempre la stessa da secoli, in effetti erano pazzeschi, ma dobbiamo tenere un po' di spazio per la cena. Tra l'altro, questo dove ci troviamo è un punto perfetto per fotografare il famoso ponte di pietra sul Danubio. Andiamo verso la locanda scelta per stasera. Dato che è il primo pasto come si deve che facciamo qui, potevamo scegliere solo 2 piatti tipici bavaresi. Vorremmo porre la vostra attenzione sulle porzioni leggermente abbondanti. Comunque era tutto buonissimo. Quando usciamo è già buio. Ratisbona è patrimonio UNESCO non una ma ben 2 volte, sia per il suo centro storico che è il più grande e il meglio conservato di origine medievale di tutta la Germania, e anche per il Limes danubiano, che era l'antica linea di confine che delimitava l'impero romano. Ancora 2 passi ora che tutte le luci delle case e i lampioni sono accesi, prima di tornare in hotel a riposarci in vista di domani. Dopo un'ottima colazione ci mettiamo in viaggio. Oggi cambiamo zona, ma senza andare troppo lontano. Raggiungiamo infatti il Parco Nazionale della Foresta Bavarese. La prima tappa che faremo è qualcosa di molto particolare. Questa mattina ci siamo spostati di circa 1 ora e mezza, siamo arrivati al confine con la Cechia e siamo proprio immersi nelle foreste a ridosso delle montagne più alte della Baviera. Il tempo non è il massimo, piove anche oggi, ma direi che è il perfetto clima autunnale. Siamo su un percorso chiamato Tree Top Walk, un insieme di passerelle in legno costruite in mezzo al bosco, che si alzano gradualmente in modo talmente dolce che non sembra nemmeno di camminare in salita. Si parte da 8 fino ad arrivare ai 25 metri da terra. È veramente una bella sensazione passare accanto alla cima degli alberi e poterli toccare. Abbiamo cercato di scorgere qualche scoiattolo rosso, ma non ne abbiamo trovati. A metà si trova una struttura in legno dalla forma a spirale, una torre di osservazione che arriva a 44 metri d'altezza. Saliamo accompagnati dal rumore della pioggia e dal movimento delle foglie nel vento.
Una volta in cima ci troviamo di fronte a un bellissimo panorama, con le nuvole basse che si muovono velocemente all'orizzonte, un'atmosfera un po' mistica. Nelle giornate di sole si possono scorgere le montagne fino in Austria, non è il nostro caso però. Scendiamo dal punto panoramico e ci mettiamo in marcia. Prima di andare verso la nostra prossima fermata però, il pranzo. Abbiamo trovato un ristorante che sembra più una baita, tutto in legno, con una bella atmosfera intima e familiare. I piatti sono super sostanziosi, come al solito. Per ora devo dire che non possiamo proprio lamentarci della qualità del cibo. Ora che siamo sazi, possiamo ricominciare a camminare. Siamo ancora nel Parco Nazionale della Foresta Bavarese e stiamo percorrendo il sentiero per raggiungere la cima del Monte Lusen, che è a cavallo tra Germania e Cechia. La vista dall'alto dovrebbe essere spettacolare, ma con questa nebbia e pioggia non so cosa riusciremo a vedere, ma noi incrociamo le dita e andiamo avanti. Il sentiero che stiamo seguendo è contrassegnato dal simbolo della lince, un anello di 5 km con 300 metri di dislivello. La prima parte è quasi totalmente in piano, all'interno di un fitte e stupendo bosco dai colori autunnali. Man mano che procediamo, la vegetazione da verde rigogliosa diventa sempre più rada. È un ambiente stupendo nonostante il tempo. Iniziamo la salita su una lunga scalinata in pietra, di cui non vediamo la fine. Una volta arrivati sulla cima del Monte Lusen, la foresta scompare del tutto, lasciando spazio a un mare di massi di granito. Questo è il risultato di migliaia d'anni di erosione che hanno trasformato la vetta in un paesaggio quasi lunare, dove il silenzio, il vento e in questo momento la nebbia sembrano gli unici abitanti. È surreale essere qui. In totale ci abbiamo messo circa 2 ore per tutto l'anello. Mi raccomando, se verrete qui e troverete bel tempo, per favore mandateci le vostre foto su Instagram, perché deve essere davvero magico. Mentre noi ci spostiamo nel nuovo hotel per stanotte, questo potrebbe essere un buon momento per voi per lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Noi vi ringraziamo per il supporto fin da ora. Nuova giornata d'autunno in Baviera. Oggi partiamo con una super colazione nel borgo di Waldkirchen. Abbiamo trovato un caffè all'interno di un negozio di fiori e piante. Non è fantastico? Questa zona è famosa per i dolci alle mele, che si dà il caso siano i preferiti di Sara. Il paese è piccolo ma molto curato, con tante case colorate. Particolari sono le loro guard stones, pietre angolari che un tempo proteggevano gli edifici dai danni dei carri e che ritraggono personaggi storici locali. Da Waldkirchen partono diversi percorsi, più o meno impegnativi. Noi oggi seguiremo quello che porta alla Sousbachlam, letteralmente la gola del torrente che scorre veloce. Dopo un primo passaggio su un ponte, continuiamo accanto al ruscello. 5 minuti e siamo già innamorati del posto in cui ci troviamo. Pietre ricoperte di muschio, il rumore dell'acqua, alberi dai colori caldi e tanti funghi ovunque. È un angolo di bosco a dir poco fiabesco. Sicuramente in estate questi luoghi saranno meravigliosi, ma volete mettere l'atmosfera dell'autunno e i colori. Sono magnifici. Proseguiamo sul percorso, ci piace sempre di più man mano che ci inoltriamo nel bosco.
Ormai l'avrete capito, la Baviera orientale è perfetta per chi ama le attività all'aria aperta e camminare nella natura. Ci sono così tanti sentieri da poter fare e adatti a tutti, con pochissime difficoltà tecniche ma molto scenografici. Quando torniamo in paese passiamo in panetteria per fare una merenda con un pretzel. Ve l'avevo detto inizio video che sarebbe stato il primo di molti. Il nostro viaggio ci porta a Freyung, città che ci sta ospitando in questi giorni dopo aver lasciato Ratisbona. Non ci sembra vero, ma è uscito un po' di sole. Anche questa cittadina di 7.000 abitanti è circondata da colline e alberi. Ci piace tantissimo questo aspetto. Un attimo e sei in centro, a camminare tra le case dai colori allegri e dopo pochi minuti ti ritrovi immerso in un bosco. Abbiamo scoperto un affaccio panoramico tra le colline, appena fuori città, dove poter ammirare il tramonto. Stasera il cielo ci sta regalando uno spettacolo magnifico. Per cena ci godiamo la piazza centrale di Freyung. Io ho scelto una zuppa carote e zenzero. Lo so che pensate che sia un pasto triste, ma io vivrei di zuppe, minestroni e insalate, non giudicatemi. Paolo ha provato il currywurst, piatto tipico molto usato anche come street food, ed è approvato. Torniamo in stanza, domani sarà il nostro ultimo giorno in Baviera purtroppo. Siamo all'ultima tappa di questo nostro itinerario in Germania. In questo momento siamo a Passau. Anche questa città è attraversata dal Danubio. A dir la verità non passa solo il Danubio, ma ne passano ben 3 di fiumi. E come abbiamo iniziato il viaggio nello stesso modo lo finiremo, infatti tra poco faremo un'altra breve crociera fluviale. Passau è davvero affascinante. Il suo centro storico è un intreccio di medievale e barocco, con vie e piazzette racchiuse da palazzi signorili. La cattedrale di Santo Stefano è una delle chiese barocche più importanti della Germania. L'interno è un tripudio di decori, stucchi e affreschi, veramente impressionante. Al momento è in ristrutturazione e non abbiamo avuto la fortuna di vederlo, ma nella chiesa si trova uno degli organi più grandi al mondo, con ben 17.000 canne. E no, non abbiamo sbagliato numero. Sentire un concerto qui deve essere pazzesco. Chiamata la città dei 3 fiumi, Passau è stata costruita alla confluenza di Danubio, Inn e Ilz. Facendo la bella e tranquilla passeggiata lungo l'Inn si raggiunge il punto in cui i fiumi si incontrano. Con il nuvoloso di oggi non si nota tanto, ma le acque sono di 3 colori molto diversi tra loro. È ora di salire sulla nostra nave. Il tragitto di 45 minuti ci porta a scoprire la città da una prospettiva completamente differente. A bordo facciamo merenda anche con un ultimo strudel, prima di salutare il paese. Con la macchina raggiungiamo il belvedere del castello fortezza di Veste Oberhaus. La vista sul centro è semplicemente meravigliosa. Ed è così che si conclude il nostro breve viaggio nella natura della Baviera orientale. Lasciateci ringraziare l'Ente Nazionale Germanico per il Turismo per averci dato la possibilità di raccontarvi questa avventura. Siamo stati felicissimi di visitare questa zona della Germania così speciale e speriamo davvero che il nostro racconto sia piaciuto anche a voi. Come sempre, aspettiamo le vostre impressioni nei commenti, non vediamo l'ora di leggervi. Grazie davvero per il vostro supporto, noi ci vediamo tra 2 settimane, questa volta dall'Italia. Riposatevi, prendetevi cura di voi e se volete continuare a stare in nostra compagnia, a destra trovate un video dato a questo periodo dell'anno. A presto, un abbraccio, ciao! Ciao!